Ad inizio film facciamo la conoscenza della famiglia Farber, composta da George, Anne e il piccolo Georgie. Mentre giocano a indovinare le canzoni alla radio, scopriamo che i tre per quel fine settimana si stanno dirigendo alla loro casa sul lago. Poco prima di arrivare si fermano a salutare i vicini di casa. Anne si lamenta scherzosamente con i Thompson perché in compagnia di quelli che sembrano essere due golfisti stanno facendo pratica prima della loro sfida organizzata per il giorno dopo. I Thompson sembrano non capire le sue parole e hanno un atteggiamento apparentemente freddo e distaccato. Anne e George non danno troppa importanza alla cosa e gli chiedono di raggiungerli in una ventina di minuti per aiutarli a mettere la barca in acqua. Arrivati a casa iniziano subito a scaricare i bagagli e mentre Georgie va al piano di sopra seguito dal cane Lucky, la madre gli chiede cortesemente di aprire le finestre. George, appoggiate le sacche da golf in corridoio, aiuta la moglie a mettere in fresco le provviste per il fine settimana. Ad un tratto Lucky inizia ad abbaiare e George vede che il suo vicino Fred Thompson è di fronte alla loro casa in compagnia di uno dei golfisti visti poco prima. Fred gli dice che il ragazzo insieme a lui è Paul, il figlio di un suo socio in affari, e poco dopo anche Anne esce fuori a salutarli. Il gruppo in seguito inizia a mettere la barca in acqua e quando più tardi Georgie rimane da solo con il padre gli chiede perché il signor Thompson si comporti in modo così strano. Nel frattempo Anne è rientrata in casa ed è al telefono con un'amica mentre cerca di convincerla a raggiungerli per cena. Poco dopo Georgie la raggiunge in cucina dicendole che il padre ha bisogno di un coltello ed Anne si raccomanda con lui affinché più tardi lo riporti indietro. Qualche istante dopo Georgie torna da lei dicendole che c'è qualcuno alla porta. Quando Anne va ad aprire trova Peter, l'altro ragazzo che avevano visto insieme ai vicini. Peter le dice che lo manda la signora Thompson. Mentre cucinava si è resa conto che le mancavano le uova e per questo motivo lo ha mandato a chiederne qualcuna a loro. Dopo aver preso un po' di uova, Anne gli chiede se abbia bisogno di qualcosa per trasportarle, ma Peter la assicura che va benissimo così. Tuttavia, non appena esce dalla cucina lo sentiamo imprecare. Quando Anne va a controllare, vede che il ragazzo ha fatto cadere le uova sul pavimento. Peter si scusa per il disastro, ma Anne gli dice di non preoccuparsi e ripulisce il tutto velocemente. Tornati in cucina, Peter insiste perché Anne gli dia delle altre uova e la donna, nonostante il suo tono sfacciato, decide di dargliele comunque. Poco dopo vediamo che mentre Anne gli dà le spalle, Peter fa volontariamente cadere il suo telefono nel lavello, per poi subito dopo scusarsi per la sua goffaggine. Spazientita, Anne gli prepara delle altre uova, assicurandosi che questa volta le trasporti all'interno del cartone. Incredula da quello che è appena successo, si prende un momento di pausa per rilassarsi, ma sente che Lucky ha ripreso ad abbaiare con insistenza. Uscita dalla cucina, trova Paul e Peter dentro la casa, apparentemente spaventati dal cane. Mentre esce a calmarlo, Paul ne approfitta per guardarsi intorno e poco dopo, quando la donna rientra dentro, le chiede se può provare una delle mazze da golf del marito. Anne inizialmente è scettica, ma data l'insistenza di Paul, alla fine glielo concede. George è ancora sulla barca con il figlio ed entrambi all'improvviso sentono che Lucky ha ripreso nuovamente ad abbaiare in modo strano. Ad un tratto, dopo un acuto di dolore, il latrato si interrompe di colpo. Confuso, George decide di andare a controllare e vediamo che anche la moglie fa lo stesso. Trovato Paul, il ragazzo le restituisce la mazza da golf, dicendole che quella mazza è veramente di un altro livello. Anne inizia a sospettare che Paul e Peter in realtà siano solo in cerca di guai e una volta rientrati in casa invita i due ragazzi ad andarsene, dicendo loro che non è intenzionata a far parte di qualsiasi gioco a cui stiano giocando. Paul le dice di non capire il motivo per il quale si è improvvisamente così scontrosa e chiede al suo amico Peter se per caso si sia comportato male con lei. Stanca del loro atteggiamento, Anne insiste perché se ne vadano immediatamente, ma Paul le dice che non se ne andranno finché non avranno le uova richieste. Proprio in quel momento George entra in casa e notando il nervosismo della moglie capisce che c'è qualcosa che non va. Peter prova a spiegargli che è tutto un malinteso, nato per delle semplici uova. Anne, esausta dalla situazione, va a prendere le ultime rimaste e consegna il cartone al marito dicendogli di vedersela lui con loro, perché lei ne ha avuto abbastanza. Ancora confuso, George si rivolge ai due ragazzi scusandosi per il comportamento della moglie e chiede loro quale sia il problema. All'improvviso Paul cambia completamente atteggiamento e si rivolge a lui con arroganza chiedendogli cosa ci sia di così difficile da capire nel fatto che abbiano solo bisogno di alcune uova. George gli dice di moderare i termini e di fare attenzione con le parole, ma Peter gli risponde che è lui che deve fare attenzione se non vuole che gli rompano anche le sue di uova. Dopo averlo schiaffeggiato, George gli intima di andarsene immediatamente, ma non appena volta loro le spalle, Peter, afferrato a una mazza da golf, lo colpisce violentemente sul ginocchio, frantumandogli una rotula. Il piccolo Georgie prova a difendere inutilmente il padre e Paul gli ordina di calmarsi, perché altrimenti sarà costretto a fare del male anche a lui.
Quando Anne torna a vedere quello che sta succedendo, è scioccata nel vedere il marito a terra dolorante e Paul le spiega che suo marito si è comportato davvero male. Dopo essere stato aiutato a sedersi, George chiede loro nuovamente di andarsene, ma Paul, ignorando le sue parole, annuncia che è l'ora di iniziare a giocare. Il primo gioco è un semplice indovinello e chiede loro cosa abbia tra le dita. Paul spiega che ha ancora la pallina in tasca perché quando è uscito per provare la mazza, qualcosa purtroppo gliel'ha impedito ed è stato costretto a utilizzarla per qualcos'altro. Ricordando i latrati del cane, Anne capisce che il ragazzo ha ucciso Lucky prendendolo a mazzate. Uscita fuori per cercarne il corpo, Paul l'aiuta a trovarlo guidandola con il gioco dell'acqua, fuochino o fuoco. Poco dopo, aperto il baule della macchina, vediamo il cane rotolare a terra senza vita. Nel frattempo, Peter è all'interno della casa a fare da guardia e chiede cortesemente a Georgie di andare a prendergli qualcosa da mangiare. Proprio in quel momento vediamo che degli amici in barca si stanno avvicinando al pontile, chiamando Anne e George a gran voce. Notandoli, Paul sussurra alla donna di sapere già quello che deve fare. Arrivati al pontile, Anne li saluta e li aiuta ad attraccare, ma quando è il momento di presentargli Paul, si limita a dire che è un amico di famiglia dei Thompson. Dopo una breve chiacchierata, gli amici riprendono il loro giro in barca, completamente ignari di quello che sta succedendo ai Farber. Rientrati in casa, Anne e Georgie aiutano George a mettersi sul divano. Mentre la moglie va a recuperare degli antidolorifici, Paul esprime la sua delusione nel vedere delle persone così per bene comportarsi in modo così poco socievole. Scusandosi per avergli fatto del male poco prima, gli propone di ricominciare tutto da capo e porge la mano a George, presentandosi educatamente ed invitando Peter a fare lo stesso. George, tuttavia, si rifiuta di stringere loro la mano e quando poco dopo Anne torna con i medicinali, Paul, infastidito, spinge la moglie sul divano sopra la sua gamba e Peter rincara la dose. Dopo aver calmato Georgie bloccandolo a terra, si lamenta di quanto sia stressante cercare di ottenere un po' di cordialità. Successivamente, i due ragazzi si mettono comodi sul divano di fronte a loro. George gli domanda perché stiano facendo tutto questo e Paul gli fa capire che per loro quello è solo un modo per ammazzare la noia. A questo punto, Paul propone a George di fare una scommessa. Lui e Peter scommettono che nel giro di 12 ore loro tre saranno morti, mentre George deve scommettere che la sua famiglia sopravvivrà. Spaventato, George prova ad offrire loro dei soldi, proponendogli di portare via anche tutto quello che vogliono. Paul, tuttavia, non sembra essere interessato e annuncia l'inizio della sfida. Poco dopo, Peter chiede ad Anne se può cortesemente andare a preparargli qualcosa da mangiare. Quando la donna si alza per andare in cucina, Georgie prova a seguirla, ma viene bloccato da Peter e Paul, che gli spiegano che ora sarà il protagonista del prossimo gioco. Prendendo la federa di un cuscino, Paul la infila in testa al bambino e dice a George di ordinare alla moglie di togliersi i vestiti. Dopo qualche attimo di esitazione, per paura che Paul soffochi il figlio, George chiede alla moglie di spogliarsi. Anne, non avendo alternative, obbedisce. Soddisfatti dallo spettacolo, le dicono di rivestirsi, ma nel frattempo Paul si rende conto che Georgie si è fatto la pipì addosso. Quando Peter lo prende per portarlo a cambiarsi, George prova disperatamente ad aggrapparsi a lui, permettendo così al figlio di scappare via. Trovando la porta d'ingresso chiusa a chiave, Georgie corre al piano di sopra, per poi uscire fuori calandosi dal terrazzo. Mentre George viene lasciato disteso a terra, Paul lega mani e piedi ad Anne e successivamente si mette alla ricerca del bambino. Georgie, non riuscendo a scavalcare il cancello, è costretto a trovare una via di fuga attraverso il lago. Arrivato di fronte alla casa dei vicini, si accorge che Paul lo sta già raggiungendo. Fortunatamente per lui, la porta d'ingresso è aperta e corre all'interno a nascondersi. Nel frattempo, Peter confida a George che non avrebbe mai dovuto schiaffeggiare Paul e aggiunge che se non avessero fatto tante storie per delle semplici uova, ora non si troverebbero in quella situazione. Per qualche motivo decide di andare in cucina a controllare che siano ancora intatte ed Anne approfitta del momento per farsi liberare da George. Tuttavia, Peter torna quasi subito indietro e, accorgendosi di quello che stanno cercando di fare, spinge a terra Anne, facendo cadere anche le uova. Mentre Peter si lamenta del pasticcio che gli ha fatto combinare, Anne lo supplica di lasciarli andare. Dicendogli che è ancora giovane e che ha tutta la vita davanti, lo assicura che non diranno niente alla polizia. Peter però la invita a smetterla subito, dicendole che è semplicemente degradante per lei supplicare in quel modo. Nel frattempo, Georgie, accorgendosi che sta lasciando delle tracce d'acqua, inizia a togliersi i vestiti bagnati e successivamente corre al piano di sopra per nascondersi. Qui trova un fucile a terra e subito dopo si accorge che in bagno c'è il cadavere di una donna. Recuperato il fucile, corre a chiudersi a chiave dentro una stanza. Poco dopo sente la voce di Paul che lo chiama.
Il ragazzo, per rendere l'esperienza ancora più terrificante a Georgie, mette su un disco di thrash metal a tutto volume. Nel panico, il bambino prova ad uscire da un'altra porta, ma purtroppo per lui, una volta fuori, trova Paul ad aspettarlo. Georgie, ascoltando l'invito di Paul, carica il fucile, ma quando prova a sparargli si rende conto che all'interno non ci sono cartucce. Nel frattempo vediamo che Peter sta facendo un po' di zapping ed Anne, con la faccia stravolta, siede immobile di fronte a lui. All'improvviso Georgie irrompe nella stanza per andare ad abbracciare la madre. Con loro sollievo il figlio è ancora vivo, ma Georgie gli informa che hanno ucciso la vicina. Paul dice a George di essere scioccato perché suo figlio ha appena cercato di ucciderlo. Poco dopo tira fuori 2 cartucce e, ricaricando il fucile, annuncia che è ora di andare avanti con la scommessa. Peter inizia a fare la conta per scegliere la prima vittima, mentre Paul nel frattempo va in cucina a prepararsi qualcosa da mangiare. All'improvviso avverte un colpo di fucile e mentre in sottofondo si sente urlare, Paul continua a prepararsi un sandwich come se nulla fosse. Tornato in sala, mentre l'inquadratura si sofferma sulla TV insanguinata, lo sentiamo rimproverare Peter per aver fatto male la conta e aver ucciso la persona sbagliata. Successivamente ringraziano per la bella serata e, lasciando la TV accesa a tutto volume, escono dalla casa. Georgie è disteso a terra senza vita e Anne è in ginocchio, paralizzata dallo shock. Con mani e piedi ancora legati, un po' alla volta si avvicina alla televisione per spegnerla. Paul e Peter sembrano davvero essersene andati. Con un po' di difficoltà si mette in piedi e si dirige in cucina per andare a recuperare un coltello con cui slegarsi. Dopo aver liberato anche il marito, Anne lo aiuta a tirarsi su e per qualche momento si lasciano andare alle lacrime facendosi forza a vicenda. I due si rendono conto che Paul e Peter hanno preso le chiavi della macchina e hanno bloccato la porta d'ingresso. George, non avendo le forze per uscire dalla finestra, invita la moglie ad andare in cerca di aiuto da sola. Prima di uscire, Anne prova ad asciugare il telefono con il phon, ma nonostante poi riesca ad accenderlo, non riesce ad effettuare chiamate. Vedendo che stanno solo sprecando tempo, George la sollecita ad andare, dicendole che nel frattempo continuerà a provarci lui. Uscita fuori, Anne raggiunge velocemente un'altra casa, ma purtroppo per lei non c'è nessuno. Ad un tratto intravede i fari di una macchina arrivare nella sua direzione e, presa dal panico, si nasconde dietro un albero. Tuttavia cambia idea non appena la macchina le passa a fianco, ma ormai è troppo tardi. Poco dopo vede sopraggiungere un'altra macchina e questa volta sembra intenzionata a farsi notare. A casa, mentre George sta coprendo il cadavere del figlio, sente la porta aprirsi. Una pallina da golf rotola lentamente sul pavimento in ingresso e con suo orrore capisce chi è ritornato. Paul e Peter entrano dentro in compagnia di Anne, nuovamente legata e imbavagliata. I 2 ragazzi ricordano loro la scommessa che avevano fatto prima e li informano che è tempo di tornare a giocare. Nel prossimo gioco potranno scegliere come morire, se con il fucile o con il coltello. Dopo averla messa in ginocchio, Paul dice ad Anne di recitare una preghiera al contrario. Recitandola senza errori, non solo potrà scegliere come morire, ma avrà anche il lusso di scegliere chi morirà per primo. La donna, in un ultimo disperato tentativo, prova ad afferrare il fucile, ma Paul la blocca velocemente. Infastidito per aver infranto le regole del gioco, la invita a dire addio al marito e qualche istante dopo spara a George. Nella scena successiva vediamo che i 2 ragazzi si recano con Anne sul pontile per prendere la barca. Il gruppo salpa in direzione della casa degli amici che il giorno prima erano passati a salutarli. Ad un tratto Anne si rende conto che lì vicino a lei c'è il coltello che il figlio non le aveva più riportato. Dopo essere riuscita a recuperarlo, prova subito a liberarsi. Sfortunatamente per lei, Paul e Peter si accorgono subito di quello che sta facendo. Peter le sfila il coltello e lo getta in mare e poco dopo Paul, dopo averle dato un bacio sulla fronte, la spinge in acqua con nonchalance. I 2 ragazzi poi raggiungono presto la casa delle loro prossime vittime. Nella scena finale vediamo Paul bussare alla porta. Quando la proprietaria di casa va ad aprire, si presenta, ricordandole che si erano incontrati proprio il giorno prima sul pontile dei Farber. Anne lo ha mandato da lei perché, avendo ricevuto alcuni ospiti inaspettati, è a corto di scorte e gentilmente le chiede se per caso abbia alcune uova da dargli.